Salve a tutti. Oggi vorrei parlare più che dei sogni del sonno e vorrei dire qualche parola su cosa succede quando dormiamo. Dunque, come ho premesso, io riferisco solo ciò che ho sperimentato, per cui ciò che dico può essere benissimo una parte della verità, perché non è che io abbia sperimentato tutto. Le parti di cui non sono sicura, perché ho una sperimentazione limitata, le presento come non sicure. Badate che il Castaneda dette un certo approccio a questo e lo nomino perché è uno dei pochi che ha fatto effettivamente qualche esperienza, non so quante, ma un buon punto è arrivato. Al contrario di tanti grandi autori poco chiari, pieni di paroloni che parlano di cose o ascoltate o inventate o lette, eccetera, ma quasi senza esperienza personale. Dunque, ho già detto che nei sogni si può entrare nel mondo delle fate, ma questo, il mondo delle fate, è un mondo naturale, insomma, dove ci sono degli esserini che noi chiamiamo fate, ma che possiamo chiamare folletti, possiamo chiamare spiritelli, possiamo chiamare gnomi, possiamo chiamare come ci pare. Sono degli esseri giocosi, quasi bambini, che appartengono alla natura che ci circonda. Però ogni notte, come sapete, noi facciamo almeno 5 sogni per notte. Facciamo in genere 5 sogni per notte, che spesso e volentieri non ci ricordiamo, ce ne ricordiamo solo uno o non li ricordiamo affatto, raramente ce ne ricordiamo più di uno. E quando non sogniamo è interessante capire cosa succede, perché noi non siamo inattivi. È vero che i movimenti oculari ci sono solo nel sogno REM, no? Cioè quando noi muoviamo gli occhi a destra e a sinistra significa che stiamo sognando, ma quando noi non muoviamo gli occhi non vuol dire che non siamo altrove, solo che è un mondo abbastanza lontano di cui non conserviamo memoria. Noi diciamo che andiamo in mondi che sono relativi alla dimensione che stiamo vivendo. Mi spiego meglio. Se noi siamo angosciati, facilmente andremo in mondi pieni d'angoscia. Se noi stiamo evolvendoci, facilmente conosceremo mondi migliori del nostro. Quei famosi sogni belli, rari, in cui improvvisamente andava tutto bene, insomma, a volte è un'anticipazione di questo, ma spesso le persone non sono coscienti, cioè non hanno il ricordo di quel sogno, perché non è un sogno dove c'è una partecipazione cosciente elevata, cioè non è un sogno che sta come il sogno fra il sonno e la veglia. Vediamo se posso dirlo meglio. Quando noi sogniamo, noi stiamo tra la mente e l'anima, cioè partecipa la mente e partecipa anche l'anima e tendono ad elaborare il vissuto quotidiano o il periodo importante che stiamo vivendo. È un tentativo di elaborazione.
a volte in questi sogni è preponderante l'anima, a volte è preponderante la mente. Quando la mente scavalca l'anima è perché vuole difenderci dalle sofferenze, per cui ci impedisce di andare più a fondo, perché il sogno è già a diversi livelli di profondità. Più è mentale, meno è profondo, più è animico, più è profondo. Ma ci sono, quando non sogniamo, dimensioni diverse in cui possiamo andare, che non necessariamente vengono ricordate attraverso i sogni. A volte sì, però dipende da quanto siamo abituati a ricordare dei nostri stati profondi. E quindi diciamo che se noi ci stiamo involvendo, è possibile involversi, e come? Noi tendiamo ad andare in mondi, quando cambiamo sede, tendiamo a recarci in mondi peggiori di questo, e quindi con angoscia, con inseguimenti, con cose eccetera. E a volte sono come posso dire, a volte sono il nostro stesso mondo, cioè riguarda il nostro passato, a volte riguarda altri mondi dove non c'è il nostro passato di mezzo, ma c'è quello che noi elaboriamo e creiamo senza saperlo. Diciamo che esistono mondi, dimensioni inconsapevoli, normalmente inconsapevoli, dove a volte penetriamo con un minimo di coscienza, ovvero dove a volte penetriamo e ci riportiamo indietro un minimo di coscienza. Quando è lì è chiaro che siamo coscienti, è quando lo riportiamo al mondo nostro che perdiamo questa coscienza. E a volte, quando si è abbastanza evoluti, si sognano dimensioni diverse dove le cose vanno meglio di questo mondo, cioè sogniamo un mondo superiore al nostro. Com'è un mondo superiore al nostro? È un mondo dove non ci si scanna. Questo è un mondo poco evoluto. Castaneda disse una cosa molto violenta ma purtroppo vera, e cioè che questo è un mondo dove l'astrale nero, lui gli dà un altro nome che non mi ricordo, cominciava con la B, dove l'astrale nero ci alleva come noi alleviamo i polli, cioè quello che noi facciamo ai polli loro lo fanno a noi, ci allevano per mangiarci. Sta a noi poter acquisire coscienza e sfuggire a questo divoramento. Se veniamo divorati dall'astrale, ritorniamo dopo la morte in un mondo dove l'astrale è preeminente. Se riusciamo a sconfiggere l'astrale nero, andiamo in un mondo dove l'astrale non è preeminente, anzi è preeminente una parte, diciamo, più costruttiva, più positiva. Il desiderio di tornare sulla terra, il desiderio di vivere ancora nel mondo che abbiamo vissuto, fa sì che ci rincarniamo su questa terra, cioè in questa dimensione abbastanza negativa. Naturalmente molti si illudono che questa dimensione non sia così negativa, ma man mano che si acquisisce coscienza ci si accorge di quanto sia pesante questo mondo. La mente ci separa da questo, noi non lo vediamo di solito. Ma il mondo è pieno di gente che viene massacrata, che viene sfruttata, che muore di fame, che viene trattata male dagli stessi genitori, che viene abusata. Noi occidentali già siamo un privilegio, no? Rispetto al terzo mondo.
Per non parlare del mondo animale che noi alleviamo spesso nelle situazioni di carcere duro, veramente, cioè li ammucchiamo, non gli diamo stimoli, non gli diamo assolutamente nessuna possibilità di vita e poi li uccidiamo. È come se qualcuno ci facesse vivere dentro una cella strettissima, no? Magari insieme ad altri ammucchiati, ci dà da mangiare, ci fa defecare, ci pulisce il pavimento, eccetera, no? Poi ci mette la luce così mangiamo pure di notte, non dormiamo, caschiamo da tutte le parti, poi alla fine ci ammazza, così ci divora. Naturalmente noi viviamo, ripeto, in questa legge dove il più forte mangia il più debole, per cui non c'è nessuna colpa nel nutrirsi degli animali, in fondo la società è strutturata così, la società animale. Il più grosso mangia il più piccolo, il più forte mangia il più debole. Siccome il più forte è l'uomo mangia gli altri animali, pur essendo anche lui un animale. Non migliore e non peggiore degli altri. Sotto certi profili è peggiore perché è più organizzato, quindi può fare più male. E perché, avendo più memoria, trattiene di più quello che ha ricevuto e spesso lo ripaga con un'escalation di crudeltà. Ci sono però mondi positivi, molto carini, dove la gente si vuole più bene, dove non c'è questo controllo continuo per paura che qualcuno possa farci del male, dove esistono ancora, questo è quello che ho sperimentato io, dove esistono ancora dei pericoli, cioè malattie, animali che possono aggredirti, eventi della natura, eccetera, ma dove gli esseri non sono nemici gli uni agli altri. E più che animali che possono aggredire, sono entità che possono aggredire. Ho avuto l'impressione. Non so come dire, è come se ci fossero esseri a noi sconosciuti che possono farci del male, ma che non appartengono al mondo animale. Non so dirvi di più, come se, non so, incontrassimo dei vampiri, ma non ha niente a che vedere con i vampiri, ovviamente, che sono esseri di pura invenzione. Cioè esistevano dei pericoli piuttosto remoti in quello che io ho sperimentato, ma era un mondo molto bello, dove si poteva girare tranquillamente di notte perché il pericolo c'era, ma era estremamente remoto. E c'era una specie di solidarietà fra la gente, un gusto di arredare, di negozi, di crocchietti di gente che parlava, era molto gradevole, amicizia fra la gente. E poi ho visto altro, ma non voglio tediarvi con queste cose perché poi ognuno quando arriverà lo vedrà, insomma, no? Anche perché ognuno ha dei mondi che gli sono congeniali e non andiamo tutti dalle stesse parti, no? In parte questi mondi ce li costruiamo, nel senso che ci spostiamo verso ciò che è più analogo a noi e quindi costruendo noi stessi, costruendo nel senso di recuperando la nostra anima, non costruendo mentalmente, noi ritroviamo questi mondi a noi congeniali, più congeniali. Perché tutto questo si verifichi, ritorniamo sempre al fenomeno della ricerca nel mondo passato, nel nostro mondo passato. Prima di occuparsi di altre reincarnazioni, altre cose, eccetera, che
che qualcuno a volte sfora e qualcosa vede, ma non è mai una bella cosa, è bene riguardare il proprio passato, cioè la nostra infanzia e la vita con i nostri genitori, perché questo è il nostro karma. Il karma è la famiglia, è il luogo in cui nasciamo. Questo determina in parte ciò che saremo. Poi sta a noi cercare di liberarci dal carcere o di entrare in un carcere un po' più vivibile, un po' più grande, fino a uscire addirittura dalla galera. L'altra volta parlai di Orfeo e Euridice e in cui c'era il mito patriarcalizzato, in cui Euridice viene morsa dal serpente, che fra l'altro il morso del serpente è un fatto positivo, in quanto è l'istinto terrigno, quello basilare, quello atavico che ci viene incontro e ci morde, cioè prende un contatto con noi che a noi poco piace perché ci toglie tutte le illusioni. Però Euridice muore, ma anziché risorgere come sarebbe accaduto in un mito matriarcale, lei muore proprio, va nell'Ade e suo marito Orfeo è disperato e ottiene con la sua musica straordinaria, bellissima, di poter entrare nell'Ade e addirittura di ottenere dai padroni, dai reali dell'Ade, che sono Ade e Proserpina, di poter riportare indietro sua moglie. Però c'è una regola. Per portarsi via Euridice non bisogna mai guardarsi indietro. Questa è la regola patriarcale. Cosa dicono gli uomini quando una donna dice: oddio, sto scoprendo, sono andata dall'analista, ho scoperto che mi hanno fatto? Buttati tutto alle spalle, gli dicono. Cioè, metti una bella toppa sulla tua anima e segui la tua volontà, quindi la tua mente. Staccati da te stesso. Naturalmente lo dicono perché non sanno, è logico, ma si fanno del male, perché quell'anima resta là, pronta ad esplodere se non la andiamo a guardare. Non solo, ma nel mito addirittura viene teso un trabocchetto ad Orfeo, no? Così ti impari se vai a guardare indietro. Gli fanno sentire prima i passi della moglie e poi i passi della moglie non si sentono più. Lo mettono alla prova. Sei obbediente? Sei abbastanza obbediente? Perché l'obbedienza è la virtù del patriarcato. E invece Orfeo ha paura di aver perduto la moglie, si volta e vede lei che svanisce e piange. Quindi la cosa viene stravolta, perché Euridice rappresenta l'anima di Orfeo, no? O almeno può rappresentarla, è un femminile, un maschile, la mente è il maschile, il femminile è l'anima. Però lui non la deve guardare, no? Non deve voltarsi indietro per ritrovarla. Chissà come la ritrova se non si volge indietro, no? Anzi, se si volge indietro la perde. E gli fanno pure il trabocchetto, gli fanno apposta il trabocchetto per fargliela perdere. C'è sempre una cattiveria nel patriarcato, c'è sempre un ledere la buona fede o un punire, no? Pensate, non so, agli eroi, a Prometeo che ruba il fuoco agli dei per darlo agli uomini, no? Che poverini non possono cucinare il cibo, non possono scaldarsi, no? Non possono fondere i metalli, non possono fare nulla senza il fuoco. Il cibo, se non è
cotto non si mantiene, no? Non si mantiene per nulla, quindi va male subito, poi è cattivo, è difficile da digerire, cioè cattivo magari forse per loro non lo era, però difficile da digerire sì, e cotto poteva essere trasportato, no? Mentre quell'affare sanguinolento certamente era poco trasportabile e andava e marciva subito. Allora, a Prometeo hanno fatto pena agli uomini, per cui ha rubato il fuoco e gliel'ha dato. Giove si incazza terribilmente. Come aveva osato prendere qualcosa che era destinato solo agli dei e regalarlo agli uomini? E allora lo fa incatenare a una rupe e con l'aquila, simbolo di Giove, che gli rosicchia continuamente il fegato, che gli ricresce, e l'aquila glielo divora di nuovo, fino a che poi non viene liberato da Ercole, eccetera, eccetera. Pensate quale tortura, no? Quale mente crudele, malvagia, no? In questo mito, dove chi fa del bene non solo non viene ricompensato, e questo non avviene mai, ma addirittura viene punito e in modo terribile, perché gli dei non vogliono il bene degli uomini. I romani, gli dei se li tenevano da conto non perché li ritenessero buoni, lo sottolineo, ma perché dovevano farli diventare buoni, cioè non vi faccio arrabbiare, no? Io lo so come siete, per cui vi do quello che volete, ma non si illudevano che fossero buoni. Nel cristianesimo c'è anche di peggio, ma il Dio passa per buono. Per buona passa la Madonna che predica sventure in tutte le volte che appare a qualcuno, e fino al punto da arrabbiarsi perché i poveri pastori contadini lavoravano anche la domenica, no? Quindi offendevano Dio. Vabbè. E quindi c'è quasi una perfidia, no? Nel mondo maschile, mascolino più che maschile, e per cui se non c'è un'obbedienza cieca si viene puniti in modo selvaggio. E l'obbedienza cieca consiste nell'eseguire gli ordini senza mai dover pensare o riflettere. Morire per la patria è un valore, la patria è superiore alla famiglia, la patria è superiore a qualsiasi cosa, per i romani lo era, per noi no. Però anche lì c'era un'obbedienza cieca, no? In qualche modo, anche se in parte era giustificata dal fatto che se la patria non si salvava, non si salvavano neanche loro, perché avvenivano poi le invasioni e le dominazioni, come poi successe alla caduta dell'impero romano. Scusate un attimo. Scusate, per tornare al discorso di prima, il conoscere i mondi dove andiamo nel sonno, oltre che nel sogno, perché quelle del sonno sono dimensioni diverse, anche quelle del sogno, però quelle del sogno sono più costruite di quelle del sonno. È difficile da spiegare perché anche nel sonno c'è una specie di costruzione. Comunque, dicevo, sono una prefigurazione di ciò che ci aspetta dopo la morte. Cioè, quando noi moriamo, la parte mentale se ne va, perché quella dipende dal cervello, cioè è tenuta in piedi dal cervello. E
Non è vero che senza mente non si può vivere, perché c'è l'anima che può sentire, si vive come, no? Però certamente non dobbiamo essere identificati tutti nella mente, altrimenti moriamo definitivamente. Se invece abbiamo alimentato l'anima, è l'anima che vive e sente e può godere o soffrire delle cose, vedendo molto più lucidamente della mente, perché non è condizionata. E quindi il mondo in cui si arriva dopo la morte certamente deriva dalla coscienza che abbiamo realizzato in vita. Non è detto che questo mondo sia eterno, io non lo so. Non è detto che sia l'unico, io non lo so. Altri hanno scritto e detto che c'è un mondo di mezzo e poi dopo c'è l'anima che si reincarna. Sicuramente è così. Comunque i dettagli di questa cosa non posso darveli, perché la mia esperienza si limita a un'esperienza da viva, in cui sono entrata in uno stato io direi di veglia, però di veglia senza pensieri. Sono riuscita a farla in momenti di grande solitudine, cioè quando non avevo intorno nessuno, non c'era nessuna distrazione, non c'era il lavoro, non c'era niente, per cui ho potuto abbandonarmi e scendere nel profondo da sveglia, e allora ho potuto visitare mondi diversi. Ne ho conosciuti più di uno ed erano reali quanto questo. Però non vorrei parlare di ciò che non so, cioè cos'altro ci può essere. Immagino che nella morte avvenga più o meno la stessa cosa, perché non era la mente che si trasferiva in quei specie di sogni, ma era l'anima. Dicevo, nel passaggio dal matriarcato al patriarcato c'è stato un involversi dell'uomo che è passato dal sentire con l'anima al pensare con la mente, e con una mente condizionata. E nella mente condizionata c'è tutto ciò che ci hanno insegnato gli altri, come ci si deve comportare, come bisogna essere per essere buoni. Attenzione, i condizionamenti variano col tempo, ma ci sono sempre. Se noi guardiamo un condizionamento, non so, del secolo scorso, no? Dove le donne erano, i secoli scorsi, ma dico nel secolo scorso, dove 2 secoli fa, ma anche i primi del Novecento, dove le donne erano completamente schiacciate, no? Sotto i piedi degli uomini, e pensate solo, non so, alla povera Artemisia che venne stuprata da un uomo, e badate che l'accusatore era il padre, non era lei, e con tutto questo lei, per poter sostenere di essere stata stuprata in tribunale, dovette sopportare di venire torturata attraverso lo schiacciamento dei pollici, perché altrimenti non poteva deporre. Cioè la donna doveva sopportare una tortura. È allucinante. E anche dopo, no, ancora oggi succede, se una donna va in tribunale e dichiara di essere stata stuprata, immediatamente gli saltano tutti addosso, no? Gli dicono che non è vero, che vuole storcere dei soldi, eccetera, eccetera, e non capiscono che andare in pubblico già e dire io sono stata stuprata richiede una forza di volontà enorme, no? Perché è una cosa molto intima, rende molto fragili,
un uomo non riesce a capire questo, a meno che non dica io sono stato stuprato da un uomo. Ecco, allora questo come paragone può reggere. Quale uomo direbbe io sono stato stuprato da un uomo? No, se ne vergognerebbe, così fanno le donne. L'Italia è un paese dove le percentuali di stupro sembrano basse perché non vengono denunciate. I paesi più civili hanno le percentuali di stupro più alte perché li denuncia. In Italia non si può perché la donna che denuncia viene messa alla gogna. Allora, il condizionamento è come ci si deve comportare. Una donna doveva per esempio dimostrare all'uomo di non avere avuto altre esperienze personali di sessualità, però doveva desiderare quell'uomo, cioè improvvisamente da casta e pura, da frigida, doveva diventare calda, si sa come, insomma. Perché l'uomo aveva paura del confronto con gli altri uomini. Allora se lei ha già scopato può fare il raffronto su come faccio l'amore io e decidere che forse io non sono all'altezza. C'è una sopravvalutazione dell'organo sessuale maschile negli uomini, no? Che attribuiscono a questo un loro potere. E fa un po' ridere i polli, no? Perché non può essere una parte del corpo rappresentativa di una persona. Ciò che rappresenta una persona è il suo modo di sentire, il suo modo di esprimersi, il suo modo di contattare l'altro. Questa parte del corpo è un particolare, non è il tutto. Tanto è vero che gli uomini molto virili sono quelli che non hanno l'impellente bisogno di fare sesso e che possono stare anche diverso tempo senza farlo, senza soffrirne. Chi ne soffre è perché ha l'ansia. Cioè noi confondiamo spesso l'ansia con la virilità. La virilità è abbastanza sufficiente a se stesso. Un uomo virile, se non ha se sta su un'isola deserta e non ha una donna, non soffre per questo. Quello che deve fare continuamente sesso non è l'uomo virile, è l'uomo che ha l'ansia, che ha l'angoscia. Non so, il sistema per esempio del chiedere appunto alla donna la castità, no? Che per secoli gli uomini hanno massacrato le donne nella castità, no? Obbligandole, poi se le stupravano, queste naturalmente non valevano più, insomma, no? Che è un modo bestiale di trattare le donne. E erano molto più generosi i babilonesi, che costringevano le donne a prostituirsi una volta, almeno per una volta, al tempio, perché così se no non potevano sposarsi, di modo che non avevano l'obbligo della verginità, che è un obbligo bestiale. O molto più logico era il comportamento delle Spartane, che potevano per esempio fare sesso come volevano prima del matrimonio, ma dovevano restare fedeli dopo il matrimonio, come è logico che sia. La donna è sempre stata ricattata nel sesso, perché l'uomo doveva avere una supremazia sugli altri uomini attraverso la donna. Di questo non si parla mai. L'uomo non lotta mai apertamente contro gli altri uomini. È una cosa che deve nascondere anche a se stesso. La donna lotta apertamente contro le altre donne per avere il maschio. L'uomo non deve abbassarsi, però
ha continuamente paura che l'altro uomo sia più forte sessualmente di lui, convinto che sarà la sessualità a determinare l'attaccamento della donna nei suoi confronti, e non è vero. La sessualità è una parte dell'attaccamento. Il vero attaccamento avviene attraverso l'anima. Se due persone non si toccano con l'anima, non si congiungono interiormente, non c'è nessun attaccamento, è tutto di testa, non c'è niente di vero. Quello non è amore, è illusione, e come tale destinato a cadere alla prima avversità. Ok, un saluto a tutti, alla prossima.